Bentornati a tutti in questo nuovissimo video. Allora, abbiamo pulito tutto, abbiamo sistemato un po', adesso abbiamo spostato i sostegni della macchina e oggi andremo a rimuovere tutto il pavimento e magari qualcos'altro, iniziamo a rimuovere il pavimento. Allora, procederemo in questo modo. Questa sezione qui è fatta da un tubolare da 3 cm x 3 cm. Ci appoggeremo probabilmente qui o col plasma o con il flessibile e rimuoveremo questa fettina di ferro, di modo che poi riusciremo a tagliare la lamiera che c'è sotto, così invece di tagliare due lamiere ne taglieremo solo una. Questo ci avvantaggia anche perché, essendoci il cemento, usando qualsiasi tipo di strumento, rovineremo le lame e non riusciremo a utilizzarli, quindi preferiamo lavorare qui, tanto poi questo andrà comunque pulito, quindi è da fare lo stesso. Quindi inizieremo rimuovendo questa fettina di ferro lungo tutta questa linea, stessa cosa di qui, nel mentre andremo a rimuovere queste piastre, una e una, due, di modo da vedere cosa c'è qui sotto, perché non ci ricordiamo più. Qua in teoria c'è una traversa ma non siamo sicuri, anche qua dovremo andare a tagliare qualcosa, di modo da essere sicuri che quando rimuoveremo il pavimento non si tirerà dietro qualche pezzo di macchina come questo o questo qui, che magari potrebbe buttarci la macchina fuori stima. Quindi iniziamo a aprire tutto, puliamo di lì e poi vediamo cosa c'è sotto, dai. Allora, abbiamo allargato tutto, abbiamo rimosso prima la mira. Qui, siccome il ferro è più largo, siamo riusciti a aprirlo tutto, quindi forse riusciamo a passare dentro, se no usiamo il flessibile o il gattuccio. Di qui manca quel pezzo lì e dopo tutta questa sezione qua dovrebbe cadere. Abbiamo deciso di dividerle in due parti. Qui davanti invece sono state rimosse le due piastre, abbiamo separato la macchina dal telaio che abbiamo costruito noi lungo tutta questa linea. Adesso taglieremo di lì. Di qua è già tagliata, qui e qui. Togliamo questo pezzo, così poi vado a tagliare quel 3x3 che c'è lì sotto, ok? Quello lì, che non si vede. Così dopo, quando avremo rimosso l'altro pezzo, taglieremo tutto quanto e riusciremo a tirare via tutta questa sezione insieme. Bisognerà andare a pulire tutta quella parte lì per riuscire ad andare avanti a tagliare e dovremmo rimuoverla senza troppi problemi. Ma prima passiamo a questa qui che già sarà un problema toglierla. Infatti abbiamo già messo sotto il trespalle, di modo che è di sotto, di modo poi metteremo sotto uno spessore da abbassarlo tutto insieme e poi lo porteremo di fuori anche lui. Allora, siamo arrivati al momento clou. Allora, come vedete abbiamo tagliato tutto, ok, lungo tutto il perimetro. Abbiamo fatto un po' a gattuccio, un po' a plasma, un po' flessibile. Come vedete si è già mosso. Adesso l'unica cosa che lo sostiene è, non ce la farò mai nella vita a far vedere, no, ecco la gomma appoggiata sopra il trespalle che sorregge tutto. Adesso toglieremo l'olio dal trespalle e vediamo. Come per magia, ottimo, perfetto. Adesso in questa condizione qua, lasciandolo sul trespalle, lo porteremo fuori dalle scatole da qui e proseguiremo con tutta la sezione là davanti. Perfetto. Aspetta che c'è un cavo. Ok. Ci passa? Oh, va che bene. Oh, perfetto. Ottimo, 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 dai.
Allora, non è un momento semplice. Allora, siamo partiti da lì con il plasma. Prima abbiamo tagliato questa sezione che faceva così, poi col plasma siamo partiti, non abbiamo trovato nessun tipo di problema fino a qui. Qui è stato un emerito disastro, perché c'era una sezione come questa qua che proseguiva e scendeva, più c'è questo pezzettino qui. La stessa cosa era praticamente di qui, ma ci sono talmente tanti pezzi di ferro incastrati uno dentro l'altro che è stato un disastro riuscire a tirarli via. E a noi serviva, perché qua dovevamo passare dentro, per qua avevamo il gattuccio così e dovevamo passarci in mezzo in pieno. Ma abbiamo dovuto toglierlo perché il pezzo che continuava così non ci avrebbe fatto andare avanti. Praticamente ci è voluta un'ora a tirare via quella sezione qui praticamente. E adesso il problema dobbiamo farlo anche di là. Vedete, tutta questa sezione qui è già stata tagliata tutta. E qui non è stato un problema. Adesso lo stesso macello dobbiamo rifarlo di lì, quindi tagliare qui, tagliare sotto, tagliare ancora e continuare a tagliare fino a che non riusciamo a liberare il passaggio per il gattuccio. Quindi ci vediamo tra più o meno un'oretta. Allora, anche quella sezione qua l'abbiamo aperta tutta fino a qui, il punto incriminato qua abbiamo rimosso un po' più che dall'altra parte, vedete, tutto aperto. Adesso gattuccio alla mano, il refrigerante, questa qui è la massa della cosa. Iniziamo qua e andiamo in giù, tagliamo tutto. Sotto è puntellato, quindi siamo tranquilli, dai. Niente, rimuoviamo tutta questa sezione qui, tutta quanta, e poi magari iniziamo a pulire tutta quella situazione lì, o quella lì, o magari questa, adesso non so. Iniziamo a togliere il pavimento, dai. È andato? Prova a abbassare? Vado? È ancora attaccato? Vabbè, contrariamente a tutte le aspettative non era attaccato da nessuna parte, semplicemente tocca, se io spingo, sai cos'è? Tocca sotto la gomma. Troppo alta. È troppo alta, però è staccato, dai, ce l'abbiamo fatta. Adesso lo tiriamo fuori, dai. Taglio qui, lo tiriamo fuori, vi faccio vedere quando è fuori. Allora, ce l'abbiamo fatta, è stato drammatico. È stato drammatico che abbiamo dovuto togliere la ruota. L'abbiamo dovuto mettere in piedi per recuperare questo, che è il sistema dei freni che c'era sotto, quello che fa il tiraggio del freno a mano e dove passavano dentro anche i tubi dei freni. Niente, allora la situazione è questa. Vediamo se riesco a farvi vedere bene. Ok. Niente, ce l'abbiamo fatta, a parte che preoccupava un po' di più quella. Però vabbè. Adesso non è ancora finita, dobbiamo decidere cosa fare qui. Con cui intendo da qui, tutta questa sezione qua dobbiamo decidere cosa fare. Da qui fino là davanti sicuramente va pulita, quella parte qui dobbiamo decidere, o la tagliamo qui e buttiamo via tutto, o la puliamo fuori come dovremmo farla davanti, per salvare il profilato da 5 che c'è qui sotto, che è quello che è saldato insieme a tutta la macchina, ok? Da lì fino a qui, e che fondamentalmente è quello che adesso ci tiene in dima il telaio della macchina, perché non c'è più niente. Bisogna poi pulire tutta quella parte lì ancora, va tutta pulita, tutta questa, ok? Tutta questa qui va pulita, compreso qui sopra. E il tetto andrà tirato giù, non so quando lo facciamo, perché comunque adesso sta tenendo un pochino insieme la scocca davanti e non so se lo facciamo subito o quando la ricostruiremo in modo che ci sia il telaio sotto e poi tireremo via quello. A parte che va anche deciso in base a cosa dovremmo fare qua sopra, da qui fino a qui, però lo vediamo più avanti. Il portavetro sarà praticamente l'unica cosa che rimarrà di tutto questo step, e mettiamo un punto di domanda sul tetto, dai, per adesso un punto di domanda, sarà da togliere ma diamogli speranza. Andrà tolto anche tutto questo, e la situazione attualmente è questa qui. Questa è stata la scena che abbiamo visto più o meno 8 anni fa. La macchina è in una posizione diversa, ma il disastro era praticamente identico.
Quindi abbiamo fatto un salto indietro di 10 anni praticamente, devo ancora prendere la patente io a momenti. Niente dai, facciamo un po' di ordine e poi continuiamo pulendo tutta quella sezione lì e la piastra che c'è là dietro, quella dove c'è l'adesivo. Probabilmente togliamo anche quella oggi, comunque adesso vediamo. Allora, come potete vedere abbiamo rimosso questa piantana, anche quella che c'era qui. Abbiamo inciso qui, ok? Ma c'è un problema, non possiamo rimuovere tutta questa sezione qui, quella che vedete. Perché? Perché questo qui, ok, è saldato dall'esterno. Quindi queste piantane che vanno per così sono saldate da dietro, quindi cambiamo prospettiva. Queste piantane che sono così sono saldate dall'esterno, quindi in questo caso, quindi questa è la piantana, è saldata per così, non riusciamo a togliere la saldatura. Per togliere la saldatura e rimuovere tutta quella sezione lì dovremmo rimuovere questa piastra. Abbiamo provato a inciderla col plasma, riusciamo, va bene, ma non è una cosa che faremo. Perché non la facciamo adesso? Se andassimo a togliere questa piastra, che sarà, non so, da 8 mm, abbiamo paura che va a indebolirsi tutta la struttura del portavetro, il montante, e che di conseguenza si tiri, diciamo, nella tomba, usiamo questo termine, anche il tetto. Quindi per adesso questa non la togliamo e di conseguenza anche questa sezione qua. Fondamentalmente a noi non interessa rimuoverla perché per fare il telaio sotto, quello nuovo, non ci interessa, è una cosa che faremo poi. Quindi probabilmente la sezione rimarrà così. Non credo sia utile pensare a qualcos'altro, però non è un grosso problema. Abbiamo provato a incidere il tetto lungo quella linea, ok, che è andata fuori fuoco. Lungo quella linea riusciamo a passarci un pochino in difficoltà, però si riesce. Questo ci servirà per pulire tutto questo pezzo, questo qui e anche questo. E come ho detto prima, il tetto valutiamo un attimo se toglierlo o meno, sarà una cosa che vedremo più avanti. E fondamentalmente penso che per oggi sia tutto, perché siamo anche un po' cotti oggi. Abbiamo spostato le centraline, abbiamo tolto quando abbiamo trattato col plasma. La macchina adesso è così messa, quindi non c'è più pavimento, non c'è più niente, c'è stato un imprevisto. E niente, nel prossimo video probabilmente finiamo di pulire tutta questa parte qui. Puliremo probabilmente soltanto da qui a lì davanti, perché da qui indietro toglieremo tutto dopo che sarà arrivato il pianale, ma è una cosa che vediamo più avanti anche quella. E niente dai, per oggi penso che sia tutto. Io vi ringrazio tutti quanti e alla prossima. Ciao a tutti.